Ciao ragazzi, ho deciso di fare questo video dell'Alta Via del Sale in moto per dare un feedback a tutti quelli che vogliono fare un'esperienza come la mia e riuscire a capire quello che effettivamente può essere la fattibilità o meno del percorso, anche secondo delle, proprie abilità. Io sono a bordo di un GS 1200 del modello Adventure con mappatura enduro e ho delle Scorpion Trail 2 come gomme, nate quindi per l'asfalto, però si possono adattare a delle strade bianche battute senza troppe difficoltà. La Via del Sale collega Limone con Monesi e io l'ho fatta nella direzione da Limone verso Monesi, che sono 56 km, danno sul sito, di strada completamente bianca che veniva utilizzata appunto tempo fa per il trasporto del sale. Preciso solo che il video è volontariamente non stabilizzato per dare idea di effettivamente quanto la moto e la testa ballino durante il percorso. Questo è uno dei tornanti più famosi della Via del Sale, quello dove c'è la vista forse più spettacolare in assoluto, ma in generale tutto il percorso è molto suggestivo. Ce ne sono molti alternativi che magari in bici forse si possono intraprendere maggiormente o comunque con moto proprio particolarmente adatte, ma come vedete è tutta una catena montuosa molto bella, molto emozionante da vedere. Devo ammettere che in moto onestamente non ho avuto tutto questo percorso emozionale, poiché come vedete o guardi la strada visto che è piena di pietre eccetera, oppure guardi il panorama. Noi abbiamo mangiato nel rifugio Barbera, abbiamo mangiato molto bene, prezzo giusto, piatti abbondanti. Però volevo anche fare un po' luce su quelli che sono i problemi di questa Via del Sale, ossia che come vedete c'è tutto questo discorso legato alle macchine. Capita spesso di incontrarle, hanno difficoltà a farti passare, quindi magari ti trovi in una situazione in cui in salita, nella strada sdrucciolevole, con la macchina davanti, ti viene da fermarti, sei in quella frazione in cui non puoi né fermarti perché è terreno sconnesso e quindi hai difficoltà a mettere giù i piedi, ma non puoi nemmeno andare avanti e quindi sei un po' in difficoltà. Tra l'altro la strada ovviamente è battuta da due lati, dalle gomme delle auto, e di conseguenza in mezzo è pieno di pietre vive. Possiamo vedere questo ciclista come finendoci in mezzo è chiaramente in difficoltà a fermarsi. Mi spiegava il casellante di Monesi che dall'alluvione che c'è stata recentemente è stata portata dall'acqua via molta terra e quindi le pietre che una volta non erano vive adesso lo sono di nuovo e di conseguenza molto più difficile il percorso. Ci sono proprio situazioni in cui le macchine come questa fanno fatica a passare. Io stesso francamente suderei freddo se dovessi fare una retromarcia importante con di fianco un dirupo del genere, ecco. Qua invece vado in difficoltà io stesso, come vedete ci sono punti dove ci sono veramente tante pietre vive in cui molti vanno in difficoltà e qua è toccato a me, nel senso che le pietre vive continuano ad andare verso sinistra, ho dovuto scegliere di cambiare corsia ma purtroppo si è affossata la ruota davanti nelle pietre vive e non sono riuscito a controllarla, ma nonostante tutto sono riuscito a stare in piedi. Diciamo che il principale problema di tutto il percorso è quello del perenne dirupo a fianco, ecco. Bene, giunto alla conclusione di questo video faccio alcune considerazioni. La prima è quella che indipendentemente dal mezzo di partire da Monesi e non da Limone, perché affronterete le zone dove abbiamo la maggior parte delle pietre vive in salita e quindi saranno meglio gestibili. La seconda invece personale e dico che per avere una piena esperienza il mezzo più adatto forse è quello della bicicletta, perché ti permette di affrontare meglio le difficoltà e di goderti appieno il panorama ogni volta che si vuole. In poche parole dico che il percorso è molto bello, fattibile, però non va assolutamente sottovalutato. Con questo concludo, spero di esservi stato utile, alla prossima. Ciao ciao!